Andare in pensione a 30 anni è davvero possibile? Con il movimento FIRE sì. Pensi ancora che l'INPS pagherà la tua pensione? E se lo pensi, sei sicuro che ti basterà per vivere? Tu già pagherai le pensioni di noi italiani. No, Cecco, io non verso i contributi INPS. E allora li accetto. Mi sembra il minimo. E se ti dicessi che potresti andare in pensione anche prima dell'età imposta dall'INPS? Esatto, anche a 30 anni. No, non è qualcosa ad alto rischio e non devi investire i milioni. Resta fino alla fine se vuoi capire come metterlo in pratica. Questo movimento è nato nel 1992 negli Stati Uniti, dove attualmente è ancora molto diffuso, proprio perché è molto semplice da applicare, è a basso rischio e sfrutta l'interesse composto con regole matematiche ben precise. Ma quindi Marco, qual è la fregatura? È molto semplice, la pazienza e il tempo che ci vuole per mettere in pratica tutto questo processo. Infatti, dalla percentuale che metti da parte del tuo reddito, già saprai quanto tempo impiegherai per andare in pensione. Sì, perché sono calcoli ben precisi, non importa quanto guadagni, perché tanto è tutto calcolato in proporzione al tuo reddito e soprattutto a quanto ti serve per vivere. Sì, perché se tu guadagni 2.000 euro al mese ma ne spendi 1.500, sarà calcolato su 1.500, perché quello per te è sufficiente, vuol dire che quello ti basta per vivere, dovrai arrivare a quel reddito, non ai 2000. Ovviamente qui in questo canale parliamo di investimenti, quindi non si tratta di prendere i soldi e metterli sotto al materasso, anche perché impiegheremmo dei tempi molto più lunghi e si svaluterebbe dall'inflazione, quindi sarebbe proprio controproducente. Ma parliamo di investimenti a basso rischio. Di solito si usano ETF settoriali oppure obbligazioni. In base alla percentuale di profitto medio calcolato, con l'interesse composto, possiamo già sapere matematicamente tra quanto andiamo in pensione. Immaginiamo di mettere da parte il 70% del nostro reddito a un tasso dell'8% annuo per 10 anni. Sarà sufficiente per andare in pensione. Ovviamente so cosa ti stai chiedendo, sì, ma il 70% è tantissimo. Adesso ci arriviamo. Sto parlando di un 8%, perché questo movimento nasce negli anni 90. Ancora non si gestivano dei portafogli in modo attivo. Chi lo faceva comunque aveva degli hedge fund, era un mondo completamente diverso da questo punto di vista. Adesso invece lo possiamo fare e possiamo ottenere cifre ben più elevate dell'8%. L'8% lo si può avere, come è nato questo movimento, se io prendo i soldi e li metto in uno o due ETF. Ma se creo un portafoglio e lo gestisco in modo attivo, seguendo i cicli di mercato, seguendo le varie aziende, le varie trimestrali, difficilmente avrò un ritorno più basso del 30% annuo. Mediamente siamo intorno al 50-60% annuo. La mia media è dell'80% annuo circa e la puoi verificare anche tu in totale trasparenza sul sito eToro. Poi però cosa succede quando finalmente raggiungo il capitale che mi permette di andare in pensione? Quando finalmente raggiungi il capitale che ti permette di andare in pensione, il movimento FIRE ti suggerisce di prelevare il 4% annuo. Quindi se raggiungi un capitale di 500.000 euro, il 4% sono 20.000 euro. Quindi vuol dire che tu puoi prelevare 20.000 euro all'anno. In questo modo non finirai mai i tuoi soldi, perché la percentuale di profitto è comunque superiore rispetto a quella di prelievo. Quindi avrai sempre del capitale in più rispetto a quello che ritiri. E lo stiamo calcolando ancora con le percentuali del movimento FIRE, molto diffuso in America, ma proprio perché in America devono pensare loro alla pensione, eccetera. Qua si è diffuso poco perché comunque siamo abituati a pensare che ci pensa l'INPS, ma ci penserà davvero? Non penso proprio! Ma è qui che entra in gioco la nostra strategia. Infatti oggi abbiamo la possibilità di avere dei profitti molto superiori rispetto a quelli che si aspettavano all'inizio, cioè negli anni 90, ma non perché non fossero capaci o perché è nato per altri motivi, ma semplicemente perché non si riusciva a gestire un portafoglio come si può fare oggi. Quindi bisognava investire su 2 o 3 obbligazioni, mentre oggi possiamo gestire tutto in modo molto più ampio e rapido da casa.
Quindi se questo movimento funzionava così bene con un tasso di interesse fra il 6 e l'8% che potevano darci le obbligazioni, immaginate cosa può essere con un ritorno medio del 30, 40, 50% annuo. Credi ancora che sia tanto? Eppure ci sono tutte queste azioni che l'anno scorso hanno guadagnato oltre il 100% annuo. E questo avviene tutti gli anni, con azioni diverse. Non parliamo di cifre altissime ormai. Succede molto spesso, anche superiori al 400%. L'altra cosa che possiamo fare oggi è cambiare strategia in base ai nostri obiettivi. Quindi, se all'inizio puntiamo alla crescita del portafoglio per accumulare abbastanza capitale da poter andare in pensione, possiamo far così per una decina d'anni, per 10 anni, per 15 anni, dipende quanto tempo ci mettiamo. Dopo possiamo vivere di rendita, ma non per forza con un tasso di prelievo del 4%, ma facendoci pagare semplicemente i dividendi. Ad esempio, se all'inizio ho puntato tanto su azioni tecnologiche o ho avuto comunque una percentuale di criptovalute per crescere più velocemente, dopo, quando raggiungo quel capitale, posso spostare le mie azioni su beni difensivi, ad esempio. I beni difensivi tendono a non crollare tanto durante le crisi, anzi durante le crisi tante volte salgono, però hanno una crescita meno elevata rispetto al settore tecnologico, ad esempio. Quindi difficilmente cresceranno più del 10% annuo, ma in cambio ci danno più stabilità e ci pagano dei dividendi. Enel, ad esempio, paga circa il 6% annuo. In questo modo non dovrò mai ritirare il mio capitale anche solo del 4% annuo, ma dovrò solo vivere con quei dividendi, avendo spostato il portafoglio perché è cambiata la mia strategia. A questo punto io voglio vivere con quello che mi dà il portafoglio, con uno stipendio. Non mi interessa più farlo crescere in modo esponenziale. Per fare questo ovviamente è importante saper studiare le azioni, saper guardare i bilanci, saper guardare le trimestrali, il calendario economico. Non basta soltanto cliccare su un pulsante perché al bar mi hanno detto che l'azione di Tesla salirà. Ci vuole comunque dello studio e delle competenze. Le azioni growth sono molto redditizie, è vero, ma anche rischiose, quindi cerchiamo di limitare le percentuali del portafoglio su qualcosa di eccessivamente rischioso. La stessa cosa in realtà vale per le cripto. Se non ho una strategia sulle cripto, ma sto solo investendo sulle cripto senza sapere che tipo di tecnologia è, senza sapere come funzionano quei progetti, sto soltanto speculando e non ho nemmeno creato un portafoglio. Quindi bisogna fare sempre le cose con metodo, studiando prima di agire, e poi il tempo ci ripaga. Ora che hai capito il metodo che usano gli americani per vivere di dividendi e costruirsi una pensione, la userai come alternativa o come integrazione all'INPS? Oppure continui ad affidarti alla pensione pubblica? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Se vuoi costruire un portafoglio che lavori per te, sul mio sito trovi il mio libro in formato ebook gratuitamente. In questo libro ci sono scritti tutti i sistemi che uso per analizzare un'azione, un ETF, un'obbligazione oppure una cripto. Ti lascio il link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video.